Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video parleremo del verbo dare. E prima che chiudiate il video perché pensate di conoscere tutto sul verbo dare, devo fare una precisazione. Ci occuperemo di tutte le espressioni che contengono il verbo dare. È chiaro che tutti, anche i principianti, conoscono questo verbo, è uno dei primi che si imparano. È anche uno di quelli che ha più significati in italiano. Porgere, passare, offrire, regalare sono alcuni dei suoi significati. Ma, come promesso, non parleremo del verbo in quanto tale, ma delle espressioni italiane in cui questo verbo compare. E vi garantisco che ce ne sono molte. Restate là. Dare fastidio significa in italiano provocare noia, irritazione, disturbare una persona. È sempre seguito da un oggetto indiretto, quindi dare fastidio a qualcuno. Luca mi dà sempre fastidio ascoltando musica ad alto volume quando cerco di studiare. Dare ai o sui nervi. Entrambe le forme sono corrette. Questa espressione in realtà è un sinonimo della precedente. Esprime sempre questo senso di disturbo. Indica che qualcosa o qualcuno ci infastidisce, ci irrita, al punto da esasperarci, non ne possiamo più. È così arrogante, il suo comportamento mi dà proprio sui nervi. Dare retta significa ascoltare e seguire i consigli o gli ordini di quella persona. Dammi retta, comincia a frequentare quel corso di yoga e vedrai che sarai meno stressato. Dammi retta, se hai bisogno di uno strumento per migliorare il tuo apprendimento della lingua italiana, la soluzione perfetta è NordVPN, che tra l'altro ha scelto di sponsorizzare questo video. Se le georestrizioni ti danno sui nervi perché non riesci ad accedere ai contenuti in italiano dal tuo paese, allora lascia che NordVPN ti dia una mano a superarle. Tutto quello che devi fare è aprire il programma, selezionare il paese nel quale vorresti virtualmente trovarti, l'Italia se studi l'italiano, e poi cominciare a navigare e ad accedere a tutti quei siti che altrimenti non sarebbero disponibili per te. Facilissimo, no? Datti da fare! Puoi ricevere uno sconto esclusivo se ti iscrivi a NordVPN usando il link che trovi in descrizione. E non dimenticare il codice coupon LERNAMO. Bisogna dare credito a questa VPN. È veramente uno strumento utilissimo. Ti aiuta anche a difenderti dai criminali informatici che sono sempre in agguato per rubare i tuoi dati di navigazione. Provala e poi fammi sapere. Se non dovesse piacerti, puoi sempre sfruttare la garanzia di 30 giorni, soddisfatti o rimborsati. Bene, detto questo, torniamo al nostro video e diamoci dentro. Ci sono ancora tante espressioni da analizzare. Molte erano nascoste mentre ti parlavo di NordVPN. Le hai notate? Dare una mano. No, non significa fare questo, ma dare una mano a qualcuno significa semplicemente aiutare, sostenere quella persona in base alle proprie capacità. Luigi ci ha dato una mano con il trasloco. Attenzione però, perché non bisogna confondere dare una mano con darsi la mano. Darsi, usato nella forma riflessiva reciproca, la mano. Articolo determinativo.
Questa espressione significa stringersi la mano, come facciamo per esempio quando incontriamo qualcuno per la prima volta e ci presentiamo. Dare voce. Questa espressione significa far sentire le proprie parole o le proprie idee, quando in generale è difficile farsi ascoltare, quando il contesto non è particolarmente disposto a sentire. Ho finalmente dato voce ai miei pensieri nei suoi confronti. Adesso non siamo più amici, ma mi sono tolta un bel peso. Darsi da fare. Sì, anche questo nella forma riflessiva. Darsi da fare significa impegnarsi in modo produttivo nello svolgimento di un'azione o di un compito. Gli architetti si sono dati molto da fare per terminare in tempo il progetto della nostra casa. Dare i numeri. No, non significa contare o cominciare a dire dei numeri a caso. 18, 23, 6. No. Anche se pensandoci, voi cosa pensereste di una persona che comincia a dire numeri a caso? Che è un po' pazza, no? Infatti questa espressione indica proprio perdere momentaneamente la lucidità, la ragione, sembrare pazzi. Oppure si può utilizzare questa espressione anche per indicare essere particolarmente nervosi o arrabbiati per quello che è successo e quindi urlare, gesticolare molto, rompere qualcosa. E a questo proposito un'altra espressione per indicare quest'ultimo significato è dare di matto. Quando il capo ha visto l'errore che avevamo commesso, ha dato i numeri e stava per licenziarci. Dare tregua, utilizzato soprattutto nella forma negativa. Non dare tregua. Non dare tregua a qualcuno significa non smettere di dare fastidio a quella persona o non smettere di farla soffrire. Quest'anno la pioggia proprio non ci dà tregua, non vediamo il sole da settimane. Chiaramente, usato nella forma affermativa, indica proprio il contrario, cioè smettere di far soffrire o di infastidire qualcuno. Mi ha dato tregua quando finalmente gli ho detto che non ne potevo più delle sue lamentele. Dare spazio. Questa è veramente una bella espressione perché significa aiutare nel senso di sostenere, incentivare a realizzare un'idea o un progetto. Nel mondo del lavoro è importante dare spazio ai giovani e alle loro idee. Quindi significa fare di tutto per far emergere, per far trionfare quelle persone e le loro idee. Darci dentro. Anche questa espressione è molto bella, è un po' come darsi da fare. Significa impegnarsi molto in una determinata attività. Ma generalmente questa espressione viene utilizzata quando lo facciamo in un tempo molto ristretto, limitato. Simone ci sta dando dentro con il nuoto in questi giorni per vincere la gara la prossima settimana. Un'altra espressione molto bella, sono tutte molto belle, è dare corda a qualcuno e significa dimostrarsi disponibili ad ascoltare qualcuno o
incoraggiare qualcuno a fare qualcosa. Talvolta però è utilizzata in senso un po' negativo, per indicare che si segue quello che quella persona dice o vuole fare, anche se si sa che è un po' bizzarro, un po' strano, un po' sciocco, senza senso. Se continui a dargli corda, non la smetterà più di parlare. Ecco, questo significa che noi non vogliamo che la persona a cui stiamo dicendo questo continui a mostrarsi disponibile ad ascoltare ciò che qualcun altro sta dicendo, perché secondo noi sono cose sciocche, stupide, senza senso, che non vanno ascoltate. Dare atto. Dare atto significa comunicare ufficialmente o riconoscere apertamente un'idea, un'azione o un comportamento. Devo dare atto che sento sempre delle proposte molto interessanti da parte di Lucia, cioè riconosco questo, lo ammetto. Dare credito. Questa espressione significa concedere fiducia, credere a qualcuno. Ho dato credito alle sue parole e quello che abbiamo ottenuto è stato un fallimento totale. Dare filo da torcere. Bellissima. Questa espressione significa rendere la vita a qualcuno particolarmente difficile. In generale, causare molte difficoltà, molti ostacoli. E imparare l'italiano può dare filo da torcere, ma ne vale davvero la pena, no? Dare per scontato. Dare per scontata una cosa o una persona significa considerarla come assolutamente sicura, certa, anche se, per esempio, quella cosa non si è ancora verificata. Non dare mai per scontata l'opinione altrui in una riunione. Avevamo dato per scontati i nostri dipendenti e invece ci hanno traditi e sono andati a lavorare per la concorrenza. Darsi per vinti significa arrendersi davanti a qualcosa o qualcuno che ci ha creato un ostacolo, un problema, una difficoltà. Ovviamente nella forma negativa, non darsi per vinti significa non mollare, non arrendersi, continuare a lottare. Forse dovevi insistere un po' di più con i tuoi genitori per farti dare il permesso per uscire. Ti sei dato per vinto troppo presto. Cosa ne pensate? Erano o non erano interessanti tutte queste espressioni? Secondo me sì, molto molto belle e particolari. Se ne volete ancora, non perdetevi il video con tutte le espressioni con la parola colpo. Molto interessante anche quello. E potete trovare queste espressioni come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Non dimenticate di lasciare un bel commento con almeno una di queste espressioni e non dimenticate di mettere un mi piace al video se vi è piaciuto e di condividerlo con i vostri amici. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate di seguire Lernamo anche su Facebook, su Instagram, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Io vi aspetto molto presto in un altro video. Ciao ciao!